Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale YouTube di Panifici. Io sono Lici. Quest'oggi andremo a trattare alcuni importanti aggiornamenti che riguardano l'attesissimo DLC di Elden Ring Shadow of the Erdtree. Prima di iniziare però vi ricordo, se possibile, di mettere un mi piace, commentare e perché no, di iscrivervi al canale. Prima di tutto, è necessario capire cos'è SteamDB e perché un aggiornamento su questa pagina può significare che delle news ufficiali sono in arrivo. SteamDB è stato creato per offrire maggiore conoscenza riguardo ai database di Steam. Vengono tracciati gli aggiornamenti sia per le applicazioni che per i pacchetti. Ciò significa che attraverso SteamDB è possibile visualizzare qualsiasi update alla build interna di qualsiasi gioco. Questo include ovviamente anche Elden Ring. Va da sé che la build interna degli aggiornamenti non è completamente visualizzabile ogni volta. Pochi giorni fa è stato inserito un pacchetto DLC su Steam. Si tratterebbe della prima volta che una cosa del genere accade dall'uscita del gioco. Il pacchetto è categorizzato come DLC UpID 2778580. Non vi è modo al momento di sapere se si tratti veramente di Shadow of the Erdtree. Tuttavia, come fatto notare da Ziostorm in un suo tweet, questo stesso pattern di aggiornamenti è stato riscontrato per i DLC sia di Dark Souls 2 che di Dark Souls 3. Veniva aggiunto il pacchetto, un paio di giorni dopo usciva il trailer e all'incirca 2 mesi dopo era il turno del DLC. Quantomeno un trailer imminente inizia a sembrare molto plausibile. A tutto questo va ad aggiungersi che la playlist ufficiale di Bandai Namco dell'Unione Europea per Elden Ring è stata aggiornata il 4 gennaio, mentre quella di Bandai Namco America è stata aggiornata il 18. Un altro possibile leak è avvenuto il 15 dicembre dello scorso anno, quando nei server Discord di Ziostorm e Lance McDonald iniziano a condividere il link di uno store asiatico che presenta una presunta collaborazione tra Trustmaster e Elden Ring, la cui uscita servirebbe proprio a celebrare l'uscita del DLC e corrispondere all'anniversario del gioco. Come se non bastasse, sono presenti anche altre 2 varianti del controller, che stando a quanto dice il sito, dovrebbero uscire nel 2025 in caso di Major Keybit, qualsiasi cosa voglia dire, o una nuova espansione. L'uscita di un trailer sembra essere alle porte, e se è vero che possiamo aspettarci un trailer per il Taipei Game Show che si terrà dal 25 al 28 gennaio, o per l'anniversario che ricorre il 25 febbraio, è anche vero che probabilmente passeranno mesi prima dell'uscita del DLC vero e proprio. Ciò spiegherebbe l'ultimo report del gruppo Kadokawa, gruppo a cui appartiene anche From Software, in cui non ci si aspettava un particolare aumento dei guadagni fino alla fine del primo quarto di anno fiscale, che si concluderebbe a fine marzo, inizio aprile del 2024. Resta ancora da confermare, invece, un presunto leak avvenuto su 4chan, in cui l'autore, che sostiene di lavorare direttamente ad Elden Ring da uno studio a Singapore, afferma che l'intera mappa di gioco sarà modificata in una sua versione oscura, accessibile da diverse location in-game. La mappa, secondo il leaker, si presenterebbe frammentata e non interconnessa. Procede poi a fare l'esempio del castello di Gran Tempesta, sostenendo che il castello si presenti distrutto e accessibile solo in fasi di gioco più avanzate. Vi sono zone sotterranee e l'open world presenta un Erdtree diverso, simile a quello nell'immagine che ormai conosciamo a memoria, e che il cielo sia più scuro. Va segnalato che per Lance McDonald, noto insider della community dei Soul e anche noto modder, non vi è alcun dubbio che quest'ultimo leak sia assolutamente falso. Un sacco di news, aggiornamenti o rumor. Ciò che manca è proprio un avviso ufficiale da parte di mamma From Software e questo significa che dovremo aspettare come sempre. Bene, il video di oggi è finito. Vi ricordo ancora una volta, e scusate se sono petulante, di mettere mi piace, commentare ed iscrivervi per aiutare a far crescere il canale. Il video di oggi è finito, io vi saluto. Ciao!